Le prime cose che fanno perdere tempo in cucina sono i contenitori di plastica o di vetro, però di misure diverse, perché sono difficili da impilare e sono sempre in disordine. La soluzione migliore è scegliere contenitori in vetro della stessa misura, sono più resistenti, li possiamo usare nel microonde e durano più a lungo. Per organizzarli basta infilarli uno dentro l'altro, mettere i coperchi lo stesso, uno sopra l'altro, magari a fianco. In questo modo occupano pochissimo spazio, restano sempre in ordine e li abbiamo subito pronti quando ci servono. Se facciamo un controllo tra le tovaglie che abbiamo a casa, scopriremo che almeno 2 o 3 non le abbiamo usate da mesi. Magari si abbinano solo a quel servizio di piatti particolare, che in realtà non lo tiriamo mai fuori. Il mio consiglio è eliminarle. Molto meglio tenere una bella tovaglia di qualità che stia bene con tutto. Una natalizia per le feste e perché no, usiamo più spesso i runner che sono pratici ed eleganti. Un'altra cosa che ruba spazio nei nostri mobili sono le stoviglie nuove lasciate dentro le scatole. Non so perché, ma ogni volta che riordino un pensile saltano fuori tazze, bicchieri, gadget ancora imballati. Il motivo è semplice: restano chiusi nelle scatole e me ne dimentico. La soluzione è lavarli, metterli a disposizione, solo così li potremo usare davvero invece che lasciarli ad occupare spazio inutile. Anche le padelle antiaderenti possono rubare spazio e tempo, perché col passare degli anni si rovinano, perdono lo strato antiaderente, diventano da buttare. Sono anche delicate, dobbiamo sempre metterle in verticale perché si graffiano. Spesso non vanno neppure in lavastoviglie, molto meglio puntare su padelle in acciaio, con manici in acciaio, resistono al forno, si lavano senza problemi e soprattutto durano una vita. Gli elettrodomestici lasciati sul ripiano rubano spazio, soprattutto se non li usiamo tutti i giorni. La soluzione è semplice: teniamo a portata di mano solo quelli che usiamo davvero, come la macchinetta del caffè o il tostapane. Tutti gli altri vanno messi nei pensili e se sfruttiamo lo spazio verticale ancora meglio. Un esempio classico: il televisore fissato alla parete che libera subito il mobile sottostante. Rubano spazio gli oggetti e i gadget acquistati per un solo uso, senza renderci davvero la vita più facile, anzi, finisce che conserviamo oggetti che servono solo a fare una cosa che magari potevamo fare benissimo con un coltello. Nel secondo bagno, il bidone dei rifiuti e il cestino della biancheria occupano spazio inutilmente e finiscono per intralciare. Io ho cambiato metodo: invece di lasciarli lì, porto con me ciò che devo buttare o lavare ogni volta che esco dal bagno. In questo modo rimane più libero e riesco a fare meglio anche la raccolta differenziata. La vetrina trasparente che usiamo per conservare oggetti in bella mostra finisce quasi sempre per trasformarsi in una discarica di cose disordinate che alla lunga impareremo ad odiare. L'unica che riesco davvero a tollerare è la vetrina dei libri, perché li protegge dalla polvere, ma anche in quel caso serve una continua manutenzione per mantenerli ordinati e non farli diventare solo un altro punto caotico della casa. Il tavolino da caffè, se l'ambiente è piccolo, si può tranquillamente eliminare. Alla fine non serve davvero occupare mezzo salotto solo per appoggiare una tazzina o una rivista. Molto meglio scegliere un piccolo tavolino leggero o una mensola laterale, occupano meno spazio e li possiamo spostare facilmente se vogliamo mangiare davanti alla televisione. Abbiamo davvero bisogno di quella cyclette o di quell'attrezzo per fare esercizio che resta lì solo a prendere polvere, o peggio, a ricordarci di quanto siamo pigri? Se non lo usiamo, meglio venderlo o regalarlo. Liberiamo spazio e togliamo un peso dalla nostra testa. Ricordiamoci che per la maggior parte degli esercizi non servono grandi attrezzi, basta un semplice materassino.